Siamo passati da paganti nell'ordine di alcune migliaia a decine di migliaia in 48 ore. Avevate un per 10 in 48 ore. Tu hai conosciuto Satya Nadella? Sì, ho parlato con Dario Amodei di Anthropic, che sono nel loro Customer Advisory Board. Lui è Michele Catasta, presidente di Replit, un'azienda che quest'anno ha appena superato i 100 milioni di fatturato e che sta crescendo esponenzialmente. Infatti Replit è uno dei protagonisti del trend del vibe coding, cioè scrivere codice grazie all'intelligenza artificiale. E anch'io che non so programmare, grazie a un semplice prompt scritto in linguaggio naturale, posso creare un sito web. Se oggi dici AI, la maggior parte delle persone penseranno a ChatGPT, uno strumento con cui possiamo parlare di qualsiasi cosa. Ma così come questi modelli hanno imparato a parlare tutte le lingue, hanno anche imparato a scrivere in tutti i linguaggi di programmazione, diventando ogni giorno sempre più precisi. Ed è proprio su questo che ha lavorato Michele per tutta la sua carriera: usare il machine learning per rivoluzionare il modo in cui si scrive codice. Ha studiato in Svizzera a Stanford, ha lavorato in Google, ha lavorato anche insieme a Eric Schmidt, miliardario ex CEO di Google, e poi negli ultimi anni è entrato e poi diventato presidente di Replit. In questo momento si trova al centro di una rivoluzione che cambierà il mondo, ed è per questo che appena l'ho conosciuto ho detto ti devo intervistare, per cui come al solito partiamo dalle origini. Io avevo un computer a cassette, un Olivetti, ereditato da mio fratello, quando ancora si scriveva codice comprando le riviste in edicola, copiando il codice delle riviste e poi modificandole, imparando un po' a fare le prime cose, chiaramente magari scrivendo i primi videogiochi e cose del genere. Che anno era? Il 1990. Poi il primo vero computer è entrato in casa quando mio fratello ha iniziato a lavorare alla sua tesi, ingegneria elettronica, e quello mi ha aperto di nuovo un altro mondo. Ho comprato il primo modem e quindi i primi accessi ad internet. Mi sono reso conto che era un po' il mio ticket per riuscire un po' ad uscire dalla realtà dove vivevo. Quindi Michele è originario delle Marche e, come molti italiani di quegli anni, ha visto internet e la tecnologia non solo come una passione, ma anche come un biglietto d'ingresso per vedere il mondo e non rimanere confinato in provincia. Quando ho capito che era la mia passione, allora ho iniziato a collegare un po' i dot. Ho detto sì, quindi devo parlare l'inglese, devo iniziare a parlare con persone del mondo, iniziare a fare open source. Sei figlio dell'open source comunque, sì, come cultura. Sì, quelli erano gli anni forse ancora più radicali rispetto ad ora. Ciò che guidava le community di internet di una volta non erano tanto i soldi, ma era di più la passione per la tecnologia, per la programmazione, per l'hacking, per l'open source. E tutte queste persone, tutti questi nerd, si radunavano a parlare di queste cose in vari forum. Ero su IRC, penso l'equivalente di quello che è Discord oggi, dove ci sono anche un sacco di ragazzi che fanno AI e machine learning. Noi ai tempi eravamo tutti su IRC, c'erano server italiani, server mondiali, si parlava di open source, di security, di hacking, e ci siamo fatti un po' tutti le ossa in quel modo. E hai conosciuto anche altre persone dell'open source che adesso fanno cose importanti, oppure? Eravamo sicuramente in qualche canale con Anti-Rez, Salvatore Sanfilippo, famoso per Redis. Poi in realtà ogni tanto conosco persone magari che le rivedo dopo 15 anni e riconnetto il viso al nickname o a quello che stanno facendo. E tu le superiori andavi bene a scuola? Molto, avevo un po' delle idee un po' radicali, sapevo... Eri un rivoluzionario? Ero un po' un rivoluzionario a volte, specialmente su materie che pensavo non mi avessero aiutato a crescere. Tipo lettere? E latino. Andavo molto bene nei primi anni dove si imparava la grammatica, insomma è simile a imparare gli algoritmi. Negli ultimi anni io dovevo iniziare a imparare le versioni a memoria. Sono uscito appena i voti, ma stavo quasi per essere bocciato perché avevo una materia nella quale andavo estremamente male. E quindi poi per questo ti sei iscritto a ingegneria informatica? La scelta era tra fare informatica pura o ingegneria informatica, e sono andato con ingegneria in parte perché per fortuna, nel senso che dopo, quando ho iniziato a fare molto più machine learning, avere quella base solida di matematica e fisica poi ti aiuta a capire molti concetti quando li porti verso il machine learning. Avevo delle mire alte, ho detto cerchiamo l'università che mi spinga di più ad applicarmi. E l'approccio col machine learning quando è nato? I miei inizi su open source erano tutti su quello che ai tempi si chiamava big data. Io ho iniziato a appassionarmi lì perché i distributed systems erano forse una delle parti più eccitanti in quegli anni, e dopo un po' però mi sono iniziato a chiedere ok, adesso abbiamo tutti questi dati, che ci facciamo? E si vedevano le prime compagnie di big tech che iniziavano ad esplodere, non solo perché erano capaci di gestire ingenti quantità di dati, ma anche perché sapevano esattamente che cosa farci. Quindi trovare insights, iniziare a fare i primi recommender system, gli ads di Google, una delle storie di successo più clamorose. Big data, se vi ricordate, una volta era una buzzword, perché noi siamo passati da un mondo in cui i dati erano pochi e in cui infatti c'erano già le basi per fare un po' di intelligenza artificiale, però mancavano i dati. Con internet, con i social, con tutto, siamo entrati nel mondo dei big data perché abbiamo riversato internet di miliardi e miliardi e miliardi di dati, e questo ci ha dato la possibilità di fare grandi progressi col machine learning. Ho iniziato a fare il dottorato all'IPFL e neanche dopo un anno ho deciso di venire a fare la prima esperienza qui in Silicon Valley. Quindi ho applicato al solito un internship sola per venire a Google, e ti parlo di 2010 o 2011 mi pare. Ho fatto un'internship molto lunga di 6 mesi per capire se volevo fare
fare un dottorato o meno. Sono venuto qui a Mountain View a lavorare nel gruppo di infrastructure a Google. La compagnia era molto più piccola di quanto non fosse ora. Quindi 15 anni fa? Sicuramente già erano grandi, però si parla penso sotto le 10.000 persone. Sì, comunque queste big tech hanno continuato a crescere in maniera esponenziale. Sembravano già al picco ai tempi, immense, e ora però sono ancora più immense. Forse stanno iniziando a rallentare, però sì, già ai tempi mi dà l'impressione di ok, questa è un'entità credibilmente grande. Una volta lì dentro ho capito, ok, stanno almeno 5 anni avanti rispetto alla ricerca di cui parliamo all'università su big data. Piuttosto torno e lavoro esclusivamente su machine learning, su AI, perché qui sarà la scommessa giusta per la mia carriera. L'ho fatto interviste un po' dovunque, penso che avessi 8 offerte delle varie big tech dei tempi. Più altro perché volevo allenarmi e capire come funzionasse, perché chissà quando tornerò qui, quando ci avrò l'opportunità. Dovete immaginare che 15 anni fa il machine learning non era importante tanto quanto adesso, anzi rispetto ad altre tecnologie era assolutamente una nicchia. Però Michele ci aveva visto giusto, e se 15 anni fa fosse rimasto in Silicon Valley a fare machine learning, probabilmente non gli sarebbe andata male da un punto di vista economico. Però Michele, sebbene le cose comunque non gli vadano male, non ha mai voluto ottimizzare da un punto di vista economico la sua carriera, ma ha voluto sempre lavorare sulle cose che gli interessavano. Ma per questo è tornato in Europa e ha continuato a studiare. Nel senso, a quel punto ho detto ok, questa è una scelta che ho fatto in maniera esplicita e sono determinato a completarlo, e sono determinato a lavorare su delle cose che mi renderanno un profilo, diciamo, un po' più unico rispetto ad essere una delle tante persone che lavorava a Google ai tempi. Quindi ha concluso anche il dottorato alle PFL, dopo altri 5 anni è tornato a Stanford per fare il postdoc, quindi continuare a fare il ricercatore. Torni a Stanford? Questa volta for good, quindi faccio le mie valigie, impacchetto tutto quello che avevo in Svizzera, lo metto su un volo e con penso 12 scatoloni ho spostato la mia intera vita in Silicon Valley. A Stanford succede qualcosa di diverso rispetto al dottorato alle PFL? L'esperienza da ricercatore è simile in sostanza. Alla fine della fiera hai un problema, lo attacchi, scrivi un paper, il day to day è molto simile. Quello che cambia in realtà è l'ambiente nel quale lavori. Prima di tutto le persone che ti stanno intorno sono hyper competitive. Stanford è a un livello che non ho mai visto in vita mia, forse non l'ho mai visto più da nessun'altra parte. Anche quando sono stato a Google, poi di nuovo dopo Stanford, sicuramente ho incontrato persone dal punto di vista di leadership molto capaci, però c'è anche un background di persone che fanno il 9 to 5, e a Stanford se non spingi non resti, però ne valsa la pena. È un periodo in cui ho spinto tanto, ma che penso che mi abbia dato anche tanto. In tutto ciò non è che Michele volesse fare il professore, non voleva continuare la carriera accademica, voleva proprio stare a Stanford e voleva continuare a lavorare su quel campo che tanto gli interessava, cioè permettere di scrivere codice grazie al machine learning. Ho iniziato a fare questa posizione da ricercatore in cui insegnavo, facevo management di alcuni progetti di ricerca e riuscivo a ritagliarmi un tot di tempo solo per me, per la mia research agenda che effettivamente mi interessava, che era appunto iniziare ad applicare machine learning su software. E se tu dovessi spiegare a un comune mortale cosa significa fare machine learning sul software? Stai scrivendo un paragrafo e Google Docs ti raccomanda come completarlo. Lo stesso concetto ma applicato sul software. Quindi se crei del software di valore, scala in maniera infinita. Moltissime grandi aziende di oggi sono tutte basate sul software che hanno scritto. Dall'altra parte il software ha delle proprietà molto differenti rispetto al linguaggio naturale. Si può verificare se la sintassi è corretta o meno, o si può compilare, eccetera eccetera. Quindi la mia fissa è stata lì sia perché pensavo che saremmo andati un po' più velocemente nell'ottenere risultati, e sia perché ha un valore altissimo se quel problema fosse stato risolto. Tant'è che ora, se fai fast forward, lo stiamo risolvendo. E quanto eravate lontani da risolverlo al tempo? Io quando ho iniziato, secondo me eravamo lontanissimi. Ho sempre pensato questo sarà il lavoro della mia vita, è interessante, mi terrà occupato finché il cervello mi funzionerà e ci sono tanti modi di attaccarlo, chissà quanto tempo ci metteremo. Quindi i risultati su natural language o codice non erano molto eccitanti, sono arrivati molto dopo. Io i primi risultati sui quali lavoravo erano code completion, magari scrivere qualche parola extra o predire il nome di una variabile, predire il nome di un metodo, e ti davano l'idea che avremmo potuto fare qualcosa in futuro, ma non erano delle capacità tali da cambiare completamente il modo in cui scriviamo software. La stessa identica tecnologia che parallelamente, per chi invece stava studiando il linguaggio naturale, prediceva la prossima lettera? Sì, la prossima parola. Ora nel mondo di ChatGPT lo chiamano il prossimo token, che quindi di solito sono qualche carattere. Se pensi ad OpenAI, i primi anni non lavoravano su questi problemi, hanno iniziato a fare reinforcement learning, avevano l'OpenAI Gym, quindi lavoravano su problemi completamente differenti. Quello che poi sono diventati large language model era quasi un progetto un side project che poi di colpo è esploso, e abbiamo capito in questo campo che in realtà fosse abbastanza semplicemente scalare i modelli, quindi dargli più dati, usare più computation power, e ci siamo ritrovati all'inizio di un esponenziale.
esponenziale, e quando tu fai esplodere l'esponenziale, piuttosto che metterci decenni, ci metti pochi anni ad ottenere risultati pazzeschi. Per fare chiarezza, fino al 2017 l'intelligenza artificiale funzionava non come adesso, ma con modelli piuttosto rigidi. Per esempio, le reti neurali usate per analizzare le immagini erano molto buone, ma quelle per il testo o il codice erano ancora limitate. I modelli linguistici usavano architetture che riuscivano a prevedere solo qualche parola successiva, ma avevano una memoria corta e una comprensione limitata del contesto. La vera svolta è arrivata con i transformer, un'architettura introdotta da Google nel 2017 con il paper Attention is all you need. Questi modelli usano un meccanismo chiamato self-attention, che permette di analizzare tutte le parole di una frase in parallelo, dando più peso a quelle più importanti, e questo ha rivoluzionato tutto, perché per la prima volta i modelli potevano veramente capire il contesto, anche in frasi lunghe o ambigue. E poi quello che le vere aziende come Google e OpenAI hanno capito è che questi modelli scalavano semplicemente aumentando la mole di dati e la capacità computazionale, creando modelli di anno in anno sempre più potenti. E quando tu ai tempi stavi studiando, ti sembrava di essere all'inizio di una curva esponenziale o era una grande incognita? Pensavo che eravamo ancora flat, specialmente quando ho iniziato non stavo utilizzando i metodi giusti, quindi usavo Graph Neural Networks che sono eccezionali su altri campi quando vengono applicate, ma non davano ancora risultati clamorosi quando applicati su codice. Poi tempo 2017 viene pubblicato il paper Attention is all you need, che è il paper dove vengono descritti i transformer, la transformer architecture. Inizia a diventare un hot topic, soprattutto in accademia, eravamo veramente poche persone ancora. Io piuttosto che buttarmi su natural language, dove comunque c'erano molte persone che già lavoravano e con una carriera e esperienza pazzesca, mi sono detto ok, vediamo di prendere i transformer, applicarli al codice e vedere che cosa possiamo fare. Quello era l'inizio di una rivoluzione, però penso che ancora non sapessimo a quale velocità sarebbe accaduto. Il momento che mi ha veramente aperto gli occhi è quando è stato rilasciato GPT-2, il primo blog post alla fine del 2019, quando diceva che non avrebbero potuto rilasciarlo per paura di safety, e poi abbiamo iniziato in realtà ad avere la prima versione open source all'inizio del 2020, e tra le varie cose che si iniziavano ad intravedere è che GPT-2 era capace di generare un po' di codice. L'idea in generale di costruire questi LLM per fare next token prediction aveva senso, e a quel punto ho capito no, non è linear, sarà qualcosa di esponenziale. Io sono rimasto quindi a Stanford fino al 2020. Quando ho iniziato la pandemia, insegnare su Zoom sinceramente almeno per me era terribile. Quindi non avevo più quell'incentivo, avevo iniziato a vedere che il GPT-2 e il mondo stava andando in una certa direzione, ho deciso di lasciare, ho trovato un co-founder che mi ha trovato tramite i paper ai quali lavoravo, ho fatto fundraising per creare una startup. Il co-founder quindi era un tecnico anche lui? Erano persone meno tecniche, avevano le skill che io non ho, quindi cercavo un po' di complementare le cose che sapevo fare io, quindi io ero partito come CTO. In piena pandemia tutto questo? In piena pandemia, sì, quindi con tutte le complicazioni di fare fundraising tramite Zoom e andarsi a trovare e fare colazione con le mascherine. Quindi ho iniziato a fare il CTO in quell'azienda, ho conosciuto un sacco di persone interessanti anche con quell'esperienza. L'unico ostacolo è stato quello di non essere riusciti a fare abbastanza fundraising. Ai tempi era una follia fare fundraising come si fa oggi, e non sono riuscito a convincere nessuno che non avevo bisogno di 10 milioni ma 50, 100, e sarebbe stato sempre più capital intensive farlo. Adesso l'ultimo round di OpenAI quanti miliardi sono stati? Sì, esatto, già solo il fatto che si parla di miliardi, decine di miliardi, è un mondo che è cambiato completamente. Mi sono reso conto a un certo punto che non stavo tirando su abbastanza soldi per fare quello che avevo in mente, quindi ho avuto una chiacchierata molto onesta con i miei co-founder e ho detto guarda, non sono qui per fare un pivot e fare un prodotto differente, che poi è quello che hanno deciso di fare. Io ci ho passato anni della mia carriera. Lo startup diciamo che vuole fare l'exit, raccoglie quello che può e poi fa quello che può. E così ha deciso di mollare la startup per fare altro. Purtroppo è stata aiutata anche dal fatto che mia madre si è ammalata di cancro in quel periodo, mi ha reso forse l'uscita anche più facile, più naturale tra virgolette. Quindi mi sono preso un po' di tempo per risolvere quella situazione familiare, ho fatto un po' di consulenza per Bending Spoons in quei mesi, mi ha fatto piacere insomma collegarmi a loro, visto che è una realtà di cui sono fiero. Chiaramente mi piace sentirmi ancora italiano anche se vivo qui. Una volta finito poi quel capitolo, mi contatta Google X, ancora trovando i miei paper, quindi trovando la ricerca che avevo fatto. Quindi a quel punto scopro che Google X, lo startup incubator di Alphabet praticamente, stava cercando di costruire GitHub Copilot e prodotti simili. Google X in realtà non è proprio Google, è il suo incubatore, e in quel momento Michele era in un progetto incubato da Google X, un progetto in cui si cercava di realizzare per la prima volta un equivalente di GitHub Copilot, cioè appunto un AI tipo ChatGPT che scrive codice. Rispetto alla startup quindi Google aveva tutte le risorse del mondo per far accadere questa cosa, che era esattamente il sogno di Michele. Con la differenza chiave
che Google ha una workforce talmente ampia che anche se avesse avuto impatto solo all'interno, parlava di miliardi di costi ridotti ogni anno. Quindi l'obiettivo di partenza era impattare su 100.000 persone che sono 100.000 dipendenti di Google che scrivono codice. Esatto, certo. Quindi partiamo da lì e poi vediamo dove ci porta. Io ho colto la palla al balzo perché Google aveva tutte le risorse necessarie per fare veramente scaling di modelli. Il focus su esattamente quello di cui ero appassionato da anni, e un team molto piccolo. Quando sono entrato praticamente eravamo 4-5 persone, 2-3 di noi eravamo tutti ricercatori relativamente conosciuti in questo campo. Dopo penso 6 mesi all'interno iniziamo a fare training di quello che penso che sia stato l'unico modello mai rilasciato da Google che fosse stato meglio di quello che aveva OpenAI allo stesso momento. Ovviamente in quel modo Michele, anche se era in un progetto simile startup, aveva accesso a tutte le risorse di Google e questo gli ha permesso di lavorare in grande. Era un modello immenso, 540 miliardi di parametri, quando GPT-3 ai tempi era 175 miliardi. Abbiamo mostrato molte cose molti risultati di ricerca, tra cui il Chain-of-Thought, che è questa tecnica che praticamente ormai oggi usano tutti. Forse è il primo step per capire come si fa reasoning con LLM, e quello praticamente Palm, questo paper che abbiamo fatto, l'ha mostrato praticamente a tutti. Eravamo 60 persone nel paper, quindi era un team molto piccolo. Giusto per farti capire la dimensione di quante persone lavorassero su LLM, pochi anni fa, tanto per dirti, avevamo 6.000 TPU, che ora è un numero irrisorio, perché si parla di modelli tipo Grok 3 di XAI trainato su 100.000 o 200.000 GPU. Ai tempi era un numero folle. Io con parte del mio team ho lavorato sulle coding capability di Palm, e a quei tempi, per un tot di tempo, come sai in AI ogni mese qualcuno diventa meglio, avevamo il flagship, lo stato di arte. Sì, stato dell'arte. Esatto. Grazie a quel risultato io a quel punto ero Head of Applied Research, quindi avevo sia ricercatori che ingegneri che riportavano a me. Veniamo acquisiti da Google. Quindi a quel punto il suo progetto è stato assorbito dentro Google vera e propria. Di solito i progetti di Google X non vedono la luce, e se lo fanno spesso vanno all'esterno. Nel suo caso invece è stato assorbito dentro Google perché era una cosa troppo strategica per l'intera azienda, e nei suoi anni da Google ha assunto anche un ruolo molto rilevante. Iniziamo a lavorare a Palm 2, è un'evoluzione del modello iniziale. Passiamo da 60 a penso 800 persone che hanno contribuito a quel paper. A quel punto c'è tutta la parte politica di Google al quale vengo esposto, bonus, spot bonus, e tutti i favori che ti devi fare a vicenda, e un po' il passo rallenta. In parte c'era la paura che avrebbero potuto avere un impatto negativo su search. Chiaramente è milk cow, che crea penso il 90% delle revenue, forse anche di più. È una cosa sacro. intoccabile, sacro. E dall'altra parte c'era chiaramente anche la paura di quale poteva essere la reazione degli shareholder. Esatto. Se ci penso adesso, io spesso cerco le cose su ChatGPT, non più su Google, che una volta era l'unico strumento per cercare cose. E lo strumento di search per Google è da sempre la macchina da soldi che produce il grosso dei loro guadagni. Per cui per loro lavorare a un language model era come mettere a rischio il loro business model principale. Motivo per cui, sebbene Google aveva le tecnologie già da prima di ChatGPT, è arrivato in ritardo, quantomeno inizialmente. Ed è un po' forse questo ritardo, un po' forse il fatto che Google sia sempre più politica, sempre più organizzata e meno startup, che ha fatto pensare a Michele che le cose là non si stavano muovendo abbastanza velocemente, e quindi ha deciso di lasciare. Di nuovo avevo due scelte. Una era di continuare a star dentro e ero in una track in cui sarei diventato executive su Google. A lungo termine non mi sarebbe dispiaciuto, ma mi sono anche reso conto che un po' ti distacchi dalla parte tecnologica quando inizi a fare quel lavoro. Molti dicono se vai in una grande tech company e speri di avere un impatto, vai in burnout. Io penso che fossi vicino al burnout a quel punto, perché avevo questa tensione interiore tra sì, mi piacerebbe riuscire ad avere impatto all'interno, ma dall'altra parte sarei diventato quasi più un politico che una persona che lavora a contatto stretto con la tecnologia. Un manager di manager. E non me la sono sentita, sinceramente. Uno dei pochi regole che seguo è sempre di cercare di svegliarmi la mattina e dire ok, mi piace quello che andrò a fare oggi. Fare una scelta professionale che per i prossimi 10 anni mi rende infelice non ne vale la pena. Sono stato talmente tanti anni in accademia che sicuramente non sono una persona che ottimizza il ritorno economico, altrimenti avrei fatto una carriera differente. Mi sarebbe preso l'offerta da Google 15 anni fa, sarei già in pensione. Avresti maturato tante stock option. Sarei già in pensione da anni se avessi voluto fare quello. Siamo arrivati a ottobre 2022, molte persone che avevano lavorato a Palm con me se ne erano già andate, se ne stavano andando da Google. Alcuni di loro erano finiti ad OpenAI, alcune erano andate a Meta, alcune erano andate a altre startup di LLM. Iniziamo a sentire che ChatGPT sarebbe stato rilasciato, mentre nessuno si aspettava l'impatto globale che avrebbe avuto. 100 milioni di utenti in un mese, penso che è cresciuto più veloce di Instagram. Sapendo di questa release che stava per accadere, mi sono detto ma se OpenAI fa questa scelta di
di non essere puramente di ricerca, ma di iniziare a lavorare effettivamente su un prodotto, stiamo arrivando ad un punto tale in cui si possa iniziare a creare delle applicazioni interessanti. Vi ricordo che ChatGPT è stato il primo prodotto di massa che usasse l'LLM. Prima quella roba era veramente solo per gli addetti ai lavori, e quindi a quel punto Michele va in Replit. La cui missione era quella di rendere accessibile il codice alle persone, e quindi molto allineata con la visione di Michele, cioè quella di permettere a tutti di scrivere codice tramite l'AI. È un po' questa fissa da tantissimi anni, perché in realtà mi sono sempre reso conto che avevo poche persone o pochi amici con i quali parlavo, specialmente più da giovane, perché molte poche persone condividevano la mia passione. Un conto è chi fa i videogame, gioca alla PlayStation, ma software creation è ancora una nicchia. Secondo me non deve rimanere una nicchia e non rimarrà una nicchia, ormai praticamente lo stiamo iniziando a dimostrare. Come succede che va in Replit? Succede che vado a Replit perché nel 2022, tra le varie cose che cercavo di fare a Google, era quello di creare partnership con third parties nel mondo. Sì. Data la mia passione per software development, vado a vedere quali sono le community più grandi di developer, quindi GitHub, già servita ad OpenAI, la terza comunità nel mondo è Replit. Avevano ai tempi, penso, già 20-25 milioni di utenti. Infatti, cos'era Replit 3 anni fa? Era una community di developer con un code editor che, piuttosto che girare in locale sul tuo computer, utilizza un container su cloud, e tu lo puoi utilizzare da dovunque nel mondo. Quindi non devi avere un computer potente, puoi avere un Chromebook, puoi avere un tablet, perfino il telefono. Replit è stata fondata nel 2016 da Amjad Masad, un ingegnere nato in Giordania che aveva lavorato in precedenza da Facebook. L'idea alla base del progetto era semplice: permettere a chiunque di scrivere ed eseguire codice direttamente dal browser, senza dover installare nulla sul proprio computer. Nei primi anni Replit si è affermata come una piattaforma didattica, usata in scuole e università, e permetteva di scrivere, testare e condividere codice in tempo reale, rendendo l'apprendimento il più interattivo possibile. Che è un posto perfetto per sia persone che vogliono imparare a scrivere codice, ma anche persone avanzate che vogliono farsi un side project, vogliono fare un proof of concept velocemente. E voi vi siete conosciuti perché quando eri in Google, nel tuo cercare di fare partnership, Io gli mostro una demo usando Palm collegato a Replit che faceva un'integrazione con Google Cloud. Chiaramente restano scioccati. sia quanto fosse potente il modello, ma anche avevo costruito quella demo come se fosse quasi un agent, che è una cosa di cui non si parlava assolutamente. E inizio a parlare con il CEO di Replit, quindi lo porto a cena a un ristorante italiano, ci facciamo 4 chiacchiere, lo aiuto a fare un po' i deck quando faceva fundraising, e quindi diventiamo sempre più amici. Quindi, prima del vibe coding, Replit aveva già tantissimi utenti, però faceva fatica a fare soldi. Non aveva ancora un prodotto interno da vendere alla community che fosse veramente disposta a pagare. Non c'era un vero e proprio product market fit. La missione della Company è sempre stata la stessa: empowering the next billion software creators. Avevamo un taglio molto educational, quindi cercavamo di prendere gli utenti direttamente dalla scuola. ChatGPT ad esempio l'ha aiutati moltissimo, quindi quando non ero ancora lì ufficialmente, il momento in cui è uscito ChatGPT, che già generava un po' di codice, il posto preferito dove la gente faceva copy paste di codice, da ChatGPT a Replit direttamente. Infatti dopo pochi mesi, una volta che sono entrato, abbiamo rilasciato un chatbot direttamente in Replit. Quindi con l'arrivo di Michele, Replit cambia proprio pelle. Rimane la community, rimane la missione, ma il prodotto diventa l'AI. Un progetto che è stato guidato principalmente da Michele, motivo per cui poi è diventato presidente. Però prima di entrare in Replit, Michele in realtà si è guardato un po' intorno ed è andato a lavorare 6 mesi per Eric Schmidt, il miliardario ex CEO di Google. Ho passato qualche mese ad aiutare Eric Schmidt e mi sono trasferito a Los Angeles per qualche mese. Avevo un suo incubator. Come hai conosciuto Eric Schmidt? Tramite contatti a Google. Lui cercava qualcuno che capisse di LLM, di AI. E questo dopo che eri uscito? Mentre uscivo praticamente. Comunque è importante, ti chiama proprio a te. Cioè, anche un certo ti aveva anche lusingato questa cosa, non lo so. Sì, molto. Sarei ipocrita a dire il contrario. Sì, mi ha lusingato e penso che sia arrivato a me in parte perché cercava qualcuno che avesse sia un profilo AI da ricercatore, che avesse fatto progetti a grande scala, ma anche qualcuno che si sapesse un po' rimboccare le maniche e fare lo startuparo, fare il 0 to 1. E sei andato a Los Angeles? Sono andato a Los Angeles perché lui vive in varie parti, specialmente degli States. Succede quando sei miliardario. Esatto. Insomma, Eric Schmidt aveva il proprio incubatore di startup a Los Angeles e Michele era là per seguire un po' tutte le realtà come CTO in prestito, aiutandole a non fare errori lato tecnologico. Eri là 6 mesi perché già sapevi, oppure perché dopo 6 mesi te ne sei voluto andare? Un po' tutte e due. Non l'ho mai vista come un'esperienza nella quale sarei rimasto molto a lungo, però ritrovarsi a lavorare vicino a una persona che ha fatto e visto praticamente tutto in tech, secondo me era un'esperienza alla quale non puoi dire di no. Ma tu eri proprio, parlavi direttamente con lui? Sì, parlavo direttamente con lui. Poi ovviamente una persona che ha un calendario pieno come il suo non è che lo vedessi ogni giorno. E che esperienza è stata? Ti ha insegnato qualcosa oppure? Sì, molto. Penso persone che abbiano visto e fatto così tanto hanno
fanno una comunicazione con high bandwidth, che so, ci parli per mezz'ora, esci fuori e ti rendi conto, mi hai detto svariate cose che non avevo collegato bene, o mi hai parlato di una sua esperienza personale che poi magari anche oggi ancora la applico al momento. E ti fa curriculum fare un'esperienza direttamente con una persona così? No, non l'ho neanche messo su LinkedIn, non l'ho messo da nessuna parte, non ho mai creduto nei credentials, specie ora quando assumo persone, non mi interessa da dove vengono, non è che sono tipo fissato, devo prendere uno studente da Stanford, a volte in realtà è quasi non ti dico un segnale negativo, però mi baso solo sulle skill. È successo qualcosa di assurdo, pazzesco in questi 6 mesi? È interessante vedere la vita di questi ultra billionaire, sicuramente ha degli aspetti eccezionali, quindi si possono permettere qualsiasi cosa. Sono andato a fare tipo un viaggio in Antartica perché era fissato di andare a conoscere i ricercatori che vivono lì, non solo per lui ma per tutto il suo entourage, e quindi ha un sacco di esperienze di vita delle quali parlare e può fare qualsiasi esperienza che voglia. Dall'altra parte forse il rovescio della medaglia è non hai più alcun livello di privacy, non sei mai da solo, hai sempre aiutanti, hai sempre persone che ti circolano intorno, forse non sai mai se le persone parlano con te perché hanno piacere di parlare con te o se vogliono qualcosa da te, specialmente negli States dove la maggior parte delle conversazioni sono molto transazionali. Esatto, in parte aiuta per il business, è molto esplicito, sai sempre che parli con qualcuno, all'anima non aiuta tanto invece. Però all'anima non aiuta tanto. Conosco molte persone che ce l'hanno fatta, che potrebbero andare in pensione domani, ma continuano a grindare, sì, chiaro. Perché si rendono conto che se ti fermi lì, non dico che non hai più scopo nella vita, però ti inizia ad annoiare immediatamente. Sì, poi specialmente negli States dove se smetti di lavorare, che altro fai? Ma poi le persone intorno a te non ti danno più retta, no? Sì, perché non hanno più niente da guadagnare. Esatto. Sì, se c'è una cosa che ho imparato in Silicon Valley è che è un ottimo posto per fare business. Ma da un punto di vista relazionale è pessimo. È una terra di opportunisti, dove ogni relazione è interessata al 100%. E là va bene così, è accettato. È un posto per fare aziende e non per trovare l'amore della tua vita o gli amici. Però magari non è neanche il posto migliore dove conoscere, perché appunto non sai mai se conosci perché sono interessati dal punto di vista personale o se vogliono fare business, o se io faccio anche molto angel investing, quindi molte persone che mi scrivono mail a caso mi aggiungono su LinkedIn, poi mi rendo conto che la maggior parte di loro mi chiedono vuoi vedere il mio deck? Comunque, dopo 6 mesi con Eric Schmidt, Michele entra da Replit. Io stavo già lavorando come consulente anche per loro e li aiuto a fare la release di un open weight LLM per code completion che va viral immediatamente perché è una startup relativamente piccola, eravamo penso 60-70 persone a quei tempi e un team di 2 persone letteralmente che hanno fatto quel progetto, quindi io che venivo con un bagaglio di conoscenze e un research engineer che praticamente ho cresciuto in quei 2 mesi mentre lavorava con me. Rilasciamo questo LLM, va viral, facciamo interviste, lo mettiamo in produzione, rilasciamo AI for All a Replit, quindi qualsiasi utente, anche quelli non paganti, avevano l'equivalente di GitHub Copilot senza darci $1, no brainer, quindi c'è a quel punto di nuovo un nuovo spike di subscription e molte più persone sulla piattaforma e il CEO mi dice che aspetti, vieni, cioè che tu lo facevi da consulente da fuori? Io questa cosa l'ho fatta da consulente, è una follia. Sono apparso al loro Dev Day che sta anche su YouTube da consulente, quindi arrivo alla fine, presento questo modello che era state of the art, era sui task, sul codice, era più potente di Palm che avevo fatto a Google, che era 200 volte più grande come modello perché era stato trenato con dati curati in maniera migliore, esatto, quindi tutte le cose che avevo imparato negli anni passati l'ho distillate. Conta la qualità dei dati ovviamente, se tu non hai forza bruta devi andare di qualità. Ormai lo posso dire in pubblico perché ai tempi la gente speculava che avessimo speso milioni di dollari e quell'intero progetto penso letteralmente tra GPU e stipendi non è costato più di $150.000. Porca miseria. E poi servirlo a tutta la nostra user base gratis costava anche molto poco, molto meno di quanto la gente si aspettasse perché si riusciva a parallelizzare su GPU, comunque era un modello piccolo e iniziavano ad esserci i primi trick. Quindi il CEO ti chiama con che ruolo? Sono entrato come VP of AI, ero parte dell'executive team dal primo giorno. Il mio scopo iniziale era di creare il team di AI no, perché non esisteva di fatti. C'era un po' di persone che facevano data science, erano un po' adiacenti, io mi sono creato pian piano un po' di... Ed eravate una 60-70 di persone? Sì. Inizialmente quindi Michele si occupa proprio dell'AI e man mano che i suoi progetti hanno successo diventa sempre più importante, fino a diventare presidente. Sono presidente da 7 mesi. Che vuol dire presidente? No, ti spiego come funziona Replit ora. Perfetto. Abbiamo un CTO che è un IC, quindi è un individual contributor, sta lì da forse 4 anni e mezzo, conosce tutta l'architettura. Quindi è un super saiyan del... Bravissimo. È un super saiyan,
sa tutto, praticamente da full stack, da close to the metal fino al prodotto. Lui si sposta in ogni progetto, fa review di architecture, design docs e delle parti più complicate arriva lui, sblocca le cose e facciamo progresso. E io invece faccio president, significa che ho tutta la parte tecnica che riporta a me, quindi l'intero team di engineer, data, AI e un altro po' di funzioni stanno tutti sotto di me. Però il mio team originale è stato quello di AI, ancora praticamente quasi tutti riportano direttamente Adesso a me. quante persone riportano a te, quindi? Più di 50, il 70% di Replit, che Anche se voi in questo momento state facendo, immagino, hiring. Sì, stiamo Ok. facendo hiring molto velocemente perché negli ultimi mesi stiamo avendo una crescita esponenziale sia di adozioni che di revenue. Quindi ora che Replit è un vero e proprio strumento di vibe coding, l'azienda è completamente differente e sta esplodendo di giorno in giorno. È un'azienda completamente differente, nel senso che quando sono entrato avevamo il brand, avevamo la community, avevamo un CEO molto visibile, molto capace, ma non avevamo ancora capito come far soldi, che comunque è uno degli obiettivi di fare. Il product market fit, potremmo dire. Non c'era PMF. Io dopo penso 2 settimane che ho iniziato full time, ho scritto il Replit AI manifesto, che praticamente descrive molto accuratamente, più di quanto mi aspettassi quasi, il prodotto che abbiamo lanciato a settembre dell'anno scorso, il Replit Agent. La mia idea era che il fatto che comunque tu dovessi sapere come scrivere codice su Replit era la vera barriera per l'adozione. Quindi nonostante che tutto il resto fosse semplice, il fatto che tu dovessi sapere come scrivere il codice era il motivo perché non ci faceva Lo crescere. 0,2 della popolazione del mondo può scrivere codice. Esatto, 0,0%. E siamo ancora lì. Ora eravamo ancora lì fino a letteralmente a qualche mese fa. E quindi piuttosto che scommettere su una cosa come un GitHub Copilot più potente o un chatbot che ti dicesse che cosa fare al momento giusto, il vero unlock era quello di costruire un agente che fosse capace di scrivere, di creare un'applicazione da zero semplicemente con i tuoi prompt in linguaggio naturale. Una persona che non ha skill, che non sa come scrivere codice, oggi riesce a creare software personalizzato. Quella era la visione che io avevo da quando ho iniziato a appassionarmi di 10 anni fa, e l'ho scritta più in dettaglio quindi un paio d'anni fa, perché avevo iniziato a capire come potessimo approcciare quel problema, e da lì in poi è stata la mia fissa dentro Replit, a volte magari anche un po' controcorrente. Avevamo cercato di fare altre scommesse, abbiamo cercato di vendere il prodotto in enterprise, non è andata bene, abbiamo cercato di fare altre espansioni, finché ad un certo punto io sono andato al CEO e gli ho detto: questa è la visione. sì, eravamo d'accordo su quella visione già da tempo, prima anche che io entrassi, però non ci avevamo mai fatto una scommessa vera. In parte era perché provavamo a fare altre cose, in parte perché la tecnologia non era ancora lì. Ancora arrivata. Allora io quello che ho fatto con il mio team è ho iniziato a costruire i building block che sapevo sarebbero stati necessari per creare Replit Agent molto in anticipo. Ho iniziato praticamente dal 2023. La prima volta che abbiamo costruito una demo interna, simile all'idea di quando ho visto GPT-2 per la prima volta, abbiamo visto questa demo intorno a marzo 2024 che iniziava ad aver senso, e sono andato dal CEO e gli ho detto: dammi metà di Replit e non mi interessa il reporting structure, non mi interessa chi fa cosa, dammi le risorse e io faccio una cosa completamente piatta e dico a tutti che cosa fare, ci buttiamo, ci diamo una deadline folle, lanciamo a settembre. E abbiamo fatto questa scommessa che poi ci ha portato da oggi ad essere la compagnia che siamo. Replit, in questo momento storico, qua in Silicon Valley siamo in uno dei momenti topici, diciamo, dell'evoluzione tecnologica, che in gergo barbaro viene chiamato vibe coding. È un roller coaster continuo. Allora, penso che sia uno dei mercati più competitivi sia che io abbia mai visto nel mondo tech, ma sinceramente anche quando parlo con VC che hanno più anni di me e che sono stati qui negli ultimi decenni, sono praticamente tutti d'accordo che il livello di competizione è folle, però ti fa capire qual è il potenziale. Cioè, se tanti ci stanno provando, se c'è questa gold rush, è perché effettivamente iniziamo a capire qual è il potenziale di quello che stiamo costruendo ora. Per quello io sono stato fissato, e ti dicevo di quella deadline un po' folle che abbiamo avuto di Replit Agent, perché io dicevo sempre all'interno e dobbiamo essere i primi. Quando l'abbiamo rilasciato io sinceramente in parte ero quasi imbarazzato, l'esperienza non era gradevole, comunque non funzionava bene come avrebbe dovuto funzionare. Letteralmente 36 ore prima del lancio non funzionava nulla. Ho fatto una demo interna, c'erano bug, ma forse è stato uno dei periodi peggiori della mia carriera professionale. Però avevo settato quella deadline, abbiamo letteralmente dormito in ufficio svariati giorni con il mio team di AI, perché era importante essere i primi ad averlo, non come una demo. Ci sono 1000 demo su X, noi volevamo essere stealth, nessuno sapeva che ci stavamo lavorando, e rilasciare qualcosa
cose che con $20 una credit card riuscì ad avere la prima esperienza di coding agent. Quello è stato il primo vero prodotto in cui c'è stato proprio il massa. market fit per Replit. Sì, ha cliccato immediatamente e non si è mai fermato da lì. Qual è stata l'adozione per gli utenti paganti nei primi mesi, al lancio? Siamo passati da paganti nell'ordine di alcune migliaia a decine di migliaia in 48 ore. Avrei fatto un per 10 in 48 ore e ora sono passati un po' di mesi. Ora sono passati 8 mesi circa. E la crescita è ancora esponenziale. È molto più veloce di quando non avessimo lanciato. Hai idea di quanto potrà continuare? È un mercato che non esisteva. Bene o male sappiamo quali sono i player principali. Il mercato di quello che chiamiamo il vibe coding, specialmente come lo stiamo approcciando noi a Replit, è un mercato che non è mai stato esplorato. Quindi non ti saprei neanche dire qual è il total addressable market di cui parlano i VC. Però se creiamo qualcosa che può effettivamente essere utilizzata da 1 miliardo di persone. Sì, 8 miliardi di persone, cioè tutta la popolazione. Esatto. Certo, chiarissimo. Io allora uso sempre l'analogia con Excel. Excel è un prodotto prima di tutto di successo estremo. Penso che sia utilizzato da 1 o 2 miliardi di persone nel mondo. Dipende se metti insieme Excel, Google Spreadsheet e tutte le alternative. Quindi come abbiamo insegnato negli ultimi decenni a miliardi di persone ad utilizzare Excel, che forse non è il software più semplice del mondo. Ora immagina una cosa come un coding agent non solo più potente di Excel, ma anche più facile da utilizzare. Mi aspetto che l'adozione sia almeno a quei livelli. Ok, per capire meglio quello di cui stiamo parlando, vi racconto un po' quella che è la catena del valore dell'intelligenza artificiale che ho imparato durante i miei giri in Silicon Valley. Tutto ovviamente parte dalle materie prime, dai semiconduttori, che poi vengono utilizzati da aziende come Nvidia o AMD per creare le GPU. Le GPU, messe insieme a un'immensa mole di dati, vengono utilizzate dalle grandi aziende come OpenAI, Google, Meta, per creare quelli che sono i modelli fondamentali. Per creare questi modelli servono miliardi di dollari, quindi la startup media non può competere. Quello che fa la startup media è utilizzare modelli fondamentali per costruirci sopra applicativi, generalmente agenti, perché se con ChatGPT io posso semplicemente conversare, ci sono startup che utilizzano ChatGPT, quindi le API di OpenAI o di Claude di Anthropic o di Llama, per permettergli di fare cose. Quello che fa Replit è proprio questo. Si basa in questo momento su Claude, il modello fondamentale di Anthropic, e l'agente di Replit traduce i comandi di Claude in un programma vero e proprio, permettendo all'utente di avere un software o un sito web chiave in mano. Noi abbiamo una combinazione di utilizzare al momento soprattutto Anthropic, che ha modelli proprio specializzati su coding agent workflows, e abbiamo svariato IP sia di come abbiamo costruito l'agent più dal punto di vista del software, sia dei dati che abbiamo raccolto. Che la domanda da Babano allora è: allora perché io non vado direttamente su Claude e lo faccio fare a Claude? Non lo fai fare solamente a Claude se non sei uno sviluppatore, perché Claude l'unica cosa che fa per te è generare codice, è una cosa che se non sei uno sviluppatore non è una esperienza d'utente facile da approcciare. Il vostro è praticamente l'agente che prende le istruzioni, le segue, ready to it praticamente. Bravissimo. Quando l'abbiamo lanciato ancora ti mostravamo ad esempio il codice che generava, ti dicevamo quali comandi facevamo girare. Stiamo andando sempre più verso una versione che è completamente opaca. Front-end, e tu parli in linguaggio naturale, lo tratti come se fosse un chatbot, piuttosto che risponderti semplicemente alla tua domanda, costruisce il software anche per te. Lo diceva Jensen Huang, il linguaggio naturale, il futuro è il linguaggio di programmazione. In questo momento Michele è in una fase della vita assurda. L'argomento di ricerca che ha studiato tutta la vita ha finalmente visto la luce e sta stravolgendo il mondo, ed è presidente di una delle aziende che è al centro di questa rivoluzione, diventando tra l'altro anche così uno shareholder importante dell'azienda. Quindi la sua ricchezza, sebbene non sia la sua priorità, è strettamente legata a come andrà questa rivoluzione. Se riusciamo a fare i prossimi step dal punto di vista di crescita, c'è un fattore di professionale nel quale imparerò a portare un'azienda pubblica, che è comunque un altro sogno nel cassetto. Quindi l'obiettivo di Replit è comunque andare pubblici? Sì, dal punto di vista personale è un'esperienza unica, perché ho fatto 0 to 1 nella vita, ho visto una cosa come Replit partire da praticamente molte poche revenue fino magari ad andare pubblica. Dall'altro ovviamente una volta che andiamo pubblici non avrò più bisogno di lavorare nella vita, che sicuramente da una parte mi fa piacere perché riesci comunque ad aiutare ancora di più la tua famiglia e ti togli un pensiero dalla vita. Dall'altro forse il fatto di arrivarci ad un'età giusta forse non mi scombussolerà troppo l'esistenza. Sei più o meno vicino già a quel punto oppure? Sì, però non lo sento neppure, nel senso io faccio investimenti e anche se è una startup comunque guadagno bene, non è che guadagno come se guadagnassi in Italia, per dircela molto chiaramente. Poi comunque si
passato da Google. La voglia di fare grinding non mi è mai passata e forse volevo anche provarlo a me stesso. Quanto lavori? Da Sì. quando apri gli occhi a quando chiudi gli occhi? Sì. Uno degli aspetti positivi di essere al centro del mondo da un punto di vista tecnologico è poter parlare con tutti i cervelloni e con tutte le persone più assurde della Silicon Valley. In questo periodo chiaramente tu stai conoscendo tutti i top capoccia del mondo, la tua AI, cioè tu hai conosciuto, forse già lo conoscevi oggi, il CEO di OpenAI per dire. Sì, c'era anche Greg Brockman che è il presidente di OpenAI. Hai conosciuto, hai incontrato Satya Nadella? Sì, ho parlato con Dario Amodei di Anthropic che sono nel loro Customer Advisory Board. Conoscere tutta questa gente al top di Edge ti aiuta nel tuo lavoro? Io spesso mi chiedo, ma lassù nell'Olimpo, no? Hanno effettivamente informazioni che non sono di dominio pubblico, cose che possono essere utili a comprendere il futuro e il mondo, o più o meno? Sì, c'è un vantaggio competitivo nel conoscerle, sia perché viene a sapere cosa sta per accadere in anticipo. A volte può essere anticipo di anni se parli con un visionario. Ero seduto accanto al Chief Scientist di OpenAI. Se avessi avuto più tempo di farci 4 chiacchiere, probabilmente mi avrebbe detto secondo lui qual è il futuro nei prossimi 5 anni. Sarebbe stato diverso dal futuro che mi immagino io. Quindi cerco di parlare sempre con persone che sono anche un po' più verso la ricerca, perché ti fanno vedere dove stiamo andando. Dall'altra parte ci sono anche persone che ti dicono cosa sta per accadere in 1 mese o 3 mesi, Certo. che ti dicono che cosa stanno facendo all'interno della loro azienda, e fanno comunque la differenza quando tu sei un executive in una startup e devi decidere la roadmap o devi decidere su cosa scommettere. Penso una delle cose, spero di aver fatto meglio a Replit negli ultimi mesi, è di aver azzeccato la tattica. In questo mondo che cambia così in fretta, i peni con quell'anni non valgono più. Cioè, qua si pare di più azzeccare la prossima mossa. Esatto. Che è l'opposto del business playbook di tanti anni fa, no? In cui contava il piano quinquennale. Non abbiamo più una roadmap interna neanche a 3 mesi. Io sì. non credo più a cose del genere. Dato che Michele è nel pieno del mondo dell'AI ed è informato sulla frontiera di questa tecnologia, gli ho chiesto cosa ne pensasse dell'AI safety, cioè della sicurezza in ambito AI. Tipo, l'AI si ribellerà e ci distruggerà tutti oppure no? Adesso c'è una grande divisione, no? AI safety, quindi è rallentiamo apposta, perché questo dà il tempo all'umanità di adattarsi, prepararsi. perché siamo più lenti dell'innovazione tecnologica. È una tesi. E la tesi è acceleriamo perché ogni secondo che perdiamo sono in realtà un beneficio per l'umanità immenso nel futuro. Cosa vedi tu? Io non credo in rallentare, non perché non possa avere dei benefici, ma piuttosto perché penso che sia impossibile implementarlo. Quando c'è stata questa call per la Pose AI di 6 mesi, penso fosse stata all'inizio 2024 se non ricordo male. Non è avvenuto. Non l'ha ascoltato nessuno, Sì. È stato uno stunt quasi mediatico. Piuttosto è meglio far sì che tutti facciano progresso, che ci siano le menti migliori del mondo che lavorano su AI, piuttosto che avere solo risorse su scaling e migliorare i modelli e renderli più potenti, avere anche altre persone che pensano a safety. E questo penso che è un po' il modello che sta cercando di seguire Anthropic. Credo che quello sia l'unico approccio pragmatico. Se io sono un babbano, ABC per non farmi travolgere da questo mondo e arrivare corazzato? Spendere tempo a provare tutti i tool che AI di cui senti parlare. Io credo molto nel hands-on approach, quindi certo. anche perché sono molto accessibili, la maggior parte dei tool sono gratis, anche Replit ha un free tier, quindi puoi usare la gente e capire un po' in quale direzione va e passarci un po' di tempo, è il modo migliore. Io sono uno studente del liceo, andare a casa a provare a fare la mia tesi di quinto liceo su un software, magari su una landing page che funziona al posto di farla su PDF. Sì, immediatamente, perché tanto sono gratis, comunque costano molto poco, sono facili da utilizzare, non è come quando creavi software 20 anni fa che dovevi spendere mezza giornata a prepararti tutte le librerie sul computer. L'unico modo per non farsi sorprendere è di iniziare ora, e ora forse è quasi... E sei un po' tardi. Sì, già un po' tardi, e di non credere che la rivoluzione non stia arrivando. Io specie sento molto il feedback dalla parte dei sviluppatori, ce ne sono alcuni che sono pronti e usano questi tool e stanno diventando sempre più bravi, altri che sono molto impauriti e che spendono molto tempo online a dire che sono reticenti e dicono che AI comunque crea slop code, che è inutile, che è una perdita di tempo, ed è una visione molto retrograda a questo punto. Google penso l'abbia detto all'ultimo earning call che il 30% del loro codice è creato da AI. Come al solito queste interviste hanno un duplice obiettivo: da un lato ispirarvi e dall'altro raccontarvi qualcosa di nuovo, permettendovi di assistere alle chiacchierate che faccio in giro per il mondo con le persone più interessanti che conosco. Parlare con Michele è stata una figata, e la prossima volta che vado in Silicon Valley vorrei fare proprio anche un bel video dentro Replit, per cui se vi interessa mettete like a questo video, scrivetemelo in un commento in modo da convincerli, perché non è così semplice.